Salve gente, io sono Luca e in questo sconvolgente episodio del corso di italiano avanzato volevo parlare della parola mattone e di un modo di dire simpatico collegato a questa parola. La parola mattone probabilmente, anzi quasi sicuramente la conoscete. Il mattone è quell'oggetto che viene usato per costruire i muri oppure per spaccarlo in testa alle persone, a seconda dei casi. Ecco, in italiano c'è un modo di dire simpatico che è un mattone. Viene usato quando si parla di libri oppure film. Cosa significa se io dico che un libro è un mattone? Probabilmente ci arrivate a capirlo da voi. Se dico che un libro è un mattone, voglio dire che è un libro pesante. Pesante nel senso che è noioso, non è appassionante, non è coinvolgente, insomma, leggerlo non è piacevole. Di solito i libri che vengono definiti mattoni tendono ad essere anche piuttosto voluminosi, piuttosto grossi, però se dico che un libro è un mattone non mi riferisco tanto alle dimensioni concrete del libro, quanto piuttosto al contenuto che è noioso. Di solito questa espressione viene usata per riferirsi a libri che trattano un argomento piuttosto serio in un modo che non è coinvolgente, in un modo che non è appassionante, insomma in un modo che fa venire noia. Quando si legge un libro di questo tipo viene sonno, perché lo sapete anche voi, ci sono comunque libri che trattano argomenti seri che non sono così pesanti da leggere. Invece l'espressione è un mattone vuol dire proprio questo, che il libro è noioso. Quindi un vostro amico, per esempio, vi potrebbe dire: sì, guarda, quel libro ho provato a leggerlo, ma è un mattone. Sì, quel libro ho provato a leggerlo, ma è un mattone. Che significa? Significa ho provato a leggerlo, ma mi sono annoiato veramente tanto. È di una noia mortale. Quindi probabilmente non ha finito di leggerlo, perché non trovava l'attività piacevole. Di solito questa espressione non viene usata per riferirsi tanto ai libri d'avventura, libri gialli, libri fantasy, libri di fantascienza, quanto piuttosto a romanzi impegnati che trattano una materia seria e che tuttavia non riescono ad essere coinvolgenti, non riescono a coinvolgere il lettore. Il lettore cosa fa? Si annoia. Come dicevo, si può dire riferito ai libri oppure ai film. Di solito questa espressione viene usata in riferimento a film pesanti, drammatici, molto seri, che sono comunque lenti. In italiano diciamo così, che un film è lento se ci mette tanto a iniziare, non è movimentato, non c'è troppa azione, le scene sono lunghissime, ci sono tante pause, ci sono tanti momenti di silenzio, ecco, diciamo che un film è lento. Quindi se voi iniziate a vedere un film, questo film vi annoia veramente tanto, potete dire è un mattone. Evidentemente è un giudizio negativo. Di solito se uno guarda un film che è un mattone, cosa fa? Si addormenta. Chiaramente poi, inutile dirlo, il discorso è molto soggettivo, alcune persone trovano determinati film noiosi, altre persone li trovano coinvolgenti. Ma questo è ovvio, non c'è bisogno che io ve lo stia a spiegare. È ovvio che è un mattone, esprime un punto di vista. Ecco, prima di concludere volevo fare un'osservazione, che è questa. Mi raccomando che non usate questa espressione in riferimento a una persona, perché non si dice questa persona è un mattone. Si dice solo in riferimento a libri, film e cose di questo tipo. Non potete dire, non so, Luigi è un mattone, oppure Francesca è un mattone. Se volete dire che questa persona è pesante da sopportare, dovete dire così, è pesante. Per esempio, Francesca è davvero pesante, è insopportabile. Volendo, se vi piacciono le rime, potreste dire è pesante come un elefante. Ecco, questo è quanto. Spero che questa espressione vi sia piaciuta. Spero che abbiate trovato utile questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di condividerlo con i vostri amici e familiari. Detto ciò, vi saluto.